Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video, se questa è la prima lezione di italiano che guardate sul mio canale. Oggi vorrei ripassare con voi come esprimere i propri desideri e i propri sogni in italiano e lo faremo aiutandoci con 2 lezioni che ho fatto in passato. Questa lezione quindi sarà divisa in 2 parti. Una prima parte in cui vi spiegherò le strutture di base per parlare dei propri desideri e dei propri sogni in italiano, quindi le frasi più facili da costruire, e poi passeremo alla seconda parte del video che sarà quella un po' più complessa perché vedremo come creare delle frasi più avanzate, sempre per esprimere i desideri e i sogni. Iniziamo subito. Queste che leggete alla lavagna sono le 4 frasi su cui lavoriamo oggi insieme. Queste 4 frasi sono delle frasi molto basilari per parlare dei propri desideri e delle proprie speranze per il futuro. Leggiamole insieme. Vorrei più verbo all'infinito, mi piacerebbe più verbo all'infinito, sogno di più verbo all'infinito, spero di più verbo all'infinito. Qui ho scritto fare perché è un verbo generico, ma al posto di fare può esserci qualsiasi altro verbo voi vogliate utilizzare. Quindi questo è solamente un esempio. Analizziamo frase per frase. Vorrei è il verbo volere coniugato al presente condizionale. Metto il pronome soggetto io tra parentesi perché in italiano non è necessario ripeterlo ogni volta, perché capiamo qual è il soggetto dalla coniugazione del verbo. Coniughiamo anche le altre persone. Tu vorresti, lui lei vorrebbe, noi vorremmo, voi vorreste, loro vorrebbero. E poi tutte queste persone vengono seguite da un verbo all'infinito per esprimere un desiderio per il futuro. Quindi, ad esempio, tu vorresti imparare una nuova lingua. Noi vorremmo visitare una nuova città. Oppure, il prossimo anno loro vorrebbero venire a trovarci, eccetera, eccetera. Per esercitarvi potete fare altri esempi. La seconda frase che impariamo oggi è mi piacerebbe fare qualcosa. Di che verbo si tratta? Si tratta del verbo piacere al condizionale presente. A quale persona? Alla terza persona singolare. Quindi, se io dico mi piacerebbe, il soggetto della frase non è io, ma è il verbo all'infinito che segue. Per esempio, se dico mi piacerebbe ballare, il soggetto della frase è ballare. Il verbo è ovviamente piacerebbe e mi che cos'è? Mi è il complemento oggetto indiretto perché significa a me. Quindi seguendo l'ordine classico soggetto, verbo, oggetto, possiamo dire, per capire meglio, ballare piacerebbe a me. Ma quest'ordine della frase non è adatto al verbo piacere. Infatti, con il verbo piacere si ribalta l'ordine della frase, che diventa oggetto, verbo, soggetto. Un altro esempio potrebbe essere mi piacerebbe avere più tempo per allenarmi. Mi piacerebbe viaggiare. Eccetera, eccetera. Il terzo verbo che possiamo usare per esprimere dei sogni, dei desideri per il futuro è sognare di
fare qualcosa. E questo si usa al presente indicativo, quindi coniughiamolo. Io sogno, tu sogni, lui, lei sogna. Noi sogniamo, voi sognate, loro sognano. Poi abbiamo bisogno della preposizione di seguita da un verbo all'infinito. Quindi, per esempio, sogno di fare la regista. Lei sogna di fare il giro del mondo. Voi sognate di aprire un ristorante, eccetera, eccetera. L'ultimo verbo che vediamo insieme è sperare di fare qualcosa. Lo utilizziamo al presente indicativo. Io spero, tu speri, lui, lei spera, noi speriamo, voi sperate, loro sperano. Vediamo degli esempi. Spero di poter viaggiare il prossimo anno. Tu speri di incontrare dei nuovi amici. Noi speriamo di passare più tempo insieme, eccetera, eccetera. Queste sono 4 frasi basilari per esprimere i nostri desideri e le nostre speranze per il futuro. A questo punto abbiamo tutte le informazioni che ci servono per poter andare avanti, per poter aumentare un po' la difficoltà e andare al livello successivo. Perché introduciamo la congiunzione che. Oggi lavoriamo sulle seguenti frasi. Spero che, vorrei che, mi piacerebbe che. Quindi al posto della preposizione di abbiamo messo che e abbiamo aggiunto che anche quando prima non c'era alcuna preposizione. Queste frasi, utilizzando che, diventano più complesse, quindi non possiamo più utilizzare un verbo all'infinito, ma dobbiamo utilizzare un verbo coniugato. A quale tempo e a quale modo? Bene, ci sono delle regole. Spero che deve essere seguito dal presente congiuntivo oppure dal futuro semplice. Vorrei che deve essere seguito per forza dall'imperfetto congiuntivo. Stessa cosa per mi piacerebbe che, più imperfetto congiuntivo. Quindi abbiamo detto che spero che deve essere seguito dal presente congiuntivo oppure dal futuro semplice dell'indicativo. Ovviamente perché questo è al presente indicativo. Oggi vediamo solamente il presente indicativo ed è soprattutto un verbo di speranza, cioè è uno di quei verbi che rientra nel gruppo dei verbi di opinione, di dubbio, di desiderio, eccetera, eccetera. Ed è per questo motivo che poi dobbiamo mettere il presente congiuntivo per mantenere la concordanza dei tempi. Facciamo un esempio. Spero che ci sia il latte in frigorifero. Spero che ci sia il latte in frigorifero. Il che in realtà si può mettere tra parentesi, quindi posso anche dire spero ci sia il latte. E quindi qui usiamo il presente congiuntivo, spero che ci sia il latte. Posso però anche usare il futuro semplice, quindi posso dire spero che verrai alla festa. Spero che verrai alla festa. Anche qui posso metterlo tra parentesi in realtà. Spero verrai alla festa. Poi abbiamo vorrei che. Che tempo è? Vorrei. È un presente condizionale. Quindi per mantenere la concordanza dei tempi, poi dobbiamo per forza di cose usare l'imperfetto congiuntivo. Vediamo un esempio. Vorrei che riuscissimo a fare pace. Riuscissimo è il verbo riuscire all'imperfetto congiuntivo. Perché si usa l'imperfetto congiuntivo? Ripetiamolo. Si usa per mantenere la concordanza dei tempi. Vorrei è al presente condizionale. Indica un desiderio, non una realtà.
Perciò è importante rimanere sul piano del desiderio anche con il verbo subordinato, utilizzando quindi un tempo verbale lontano dalla realtà, come è l'imperfetto congiuntivo. Infatti, se ci pensiamo, l'imperfetto congiuntivo si usa anche nel periodo ipotetico di secondo grado, quello della possibilità, che quindi è possibilità, non è realtà. Anche qui dobbiamo fare lo stesso discorso che abbiamo fatto prima, quindi piacerebbe è un presente condizionale, vuole essere seguito poi da un verbo coniugato all'imperfetto congiuntivo, per gli stessi motivi che abbiamo detto prima, per mantenere la concordanza dei tempi e per rimanere sul piano del desiderio. Quindi siamo su un piano temporale che è lontano dalla realtà, siamo sulla linea del desiderio. Allora, l'esempio è: mi piacerebbe che ci fosse più spazio in cucina. Mi piacerebbe che ci fosse più spazio in cucina, che vuol dire che adesso nella realtà lo spazio in cucina non c'è. Quindi se io dico mi piacerebbe che ci fosse più spazio in cucina, è un desiderio, si allontana dal piano della realtà. Quindi qual è la realtà? Non c'è spazio. Questa è una frase che esprime desiderio, quindi è su un piano temporale staccato dalla realtà. Va bene? Concludiamo facendo un confronto tra queste due frasi. Spero di viaggiare, spero che viaggi. Allora, la differenza è sostanzialmente questa, che quando avete un verbo poi con la preposizione di, poi un verbo all'infinito, c'è solo un soggetto, quindi io spero di viaggiare. E proprio per questo motivo, visto che tutti e due i verbi fanno riferimento ad un solo soggetto, non c'è bisogno di coniugare il secondo verbo, che è poi il verbo subordinato. Invece, se dico spero che viaggi, abbiamo due soggetti diversi, perché tutti e due i verbi sono coniugati, perché usiamo la congiunzione che. Quindi io spero che lei, lui o in questo caso tu viaggi, poi si capisce dal contesto. Spero che lei viaggi. Quindi vedete che spero fa riferimento al soggetto io e viaggi fa riferimento al soggetto lei. Quindi questa la usiamo per parlare di noi stessi o comunque di uno stesso soggetto, per parlare di qualcun altro, però mantenendo lo stesso soggetto per i due verbi. Invece questa è una frase leggermente più complessa che prevede due soggetti, quindi c'è una speranza rivolta verso qualcun altro. Va bene? Questo è tutto per la lezione di oggi, spero che vi sia utile. Mi raccomando, ricordatevi che potete sempre andare a guardare le singole lezioni su questo argomento. Vi lascio i link a quelle lezioni nella descrizione del video qui sotto. Io vi ringrazio come sempre per aver guardato anche questa lezione e noi ci vediamo nella prossima. A presto, ciao!